Ciao a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Come nel video passato in cui abbiamo ragionato della Opel Mokka E nel senso proprio più economico del termine, quindi guardando un po' quelli che sono gli allestimenti, i prezzi, ciò che vi è all'interno di questi allestimenti, abbiamo scoperto quelle che sono le offerte speciali, le abbiamo un po' davvero scoperte per meglio. In questo video volevamo fare altrettanto per la Citroën C4 elettrica, quindi andremo a vedere, come dicevamo, gli allestimenti, quello che comprendono gli allestimenti stessi, i prezzi degli allestimenti, andiamo a vedere quelle sono le offerte speciali. In questo caso abbiamo il noleggio, abbiamo la possibilità di acquisto con valore futuro garantito, un po' come è successo anche per l'Opel Mokka E, e quindi andremo a scoprirlo per meglio perché potrebbe essere interessante per tutti coloro che non fanno tantissimi chilometri come il sottoscritto, ma che hanno la voglia davvero di diventare elettrici, e la Citroën C4 elettrica potrebbe essere l'auto per loro. E quindi ora in questo momento andremo a scoprirla per meglio e quindi andiamo insieme a scoprire la C4 elettrica. Andiamo! Ricordo così tanto per fare un piccolo ricapitolo: a 50 kWh lorde di batteria abbiamo 350 km di autonomia in WLTP, però ho letto questa volta che è in fase di omologazione, quindi potrebbe avere delle piccole ridimensionamenti. Io mi immagino su 330-340 km. Abbiamo uno 0-100 in 9,7 secondi e un mezzo, come diciamo, veramente interessante. Abbiamo tre allestimenti: abbiamo il Feel, abbiamo il Feel Pack e abbiamo lo Shine. Il Feel include i cerchi in lega diamantati da 18 pollici, i fari a LED, i fendinebbia a LED, il climatizzatore Bizona, lo schermo dell'infotainment da 10 pollici, lo schermo davanti al volante da 5,5 pollici e tutti quelli che sono gli ADAS disponibili, quindi il sistema di allerta sulle collisioni, la frenata di emergenza, il riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento di corsia, il rilevatore di stanchezza del conducente, oltre anche ai sensori di parcheggio posteriori. E quindi è già estremamente ricca. Ora saliamo un pochino di livello, andiamo sulla Feel Pack, al quale aggiungiamo i sedili Advanced Comfort, quindi sono anche più confortevoli, abbiamo l'head-up display a colori molto interessante, la telecamera per la retromarcia, gli specchietti ripiegabili elettronicamente, il navigatore e il vano portaoggetti sulla plancia, che sono stato un secondino a cercarlo. Vedete l'immagine del Feel, ora vedete l'immagine del Feel Pack, vedete niente, ora vi metto una sottolineatura, vedrete deve essere questa zona qua. Ed ora invece andiamo sul top di gamma, la Shine, già lì Shine, senti come suona bene. Abbiamo in aggiunta quello che è l'ingresso e l'accensione senza chiave, sì, perché ci sono rimasto male, le altre due versioni come vedete hanno la toppa per la chiave per l'accensione, ma questa no, se non mi piace, a me piace il pulsantino come abbiamo anche sulla Opel Corsa e in questa versione. Poi abbiamo i sensori di parcheggio anche anteriori, scusate, il volante in pelle, i vetri posteriori oscurati, il controllo dell'angolo cieco e abbiamo anche il cruise control adattivo. Come dicevamo, questo video è di integrazione, uno abbiamo già realizzato alcune settimane fa, forse un mese, sai, il tempo qui vola e mi perdo un pochino, e in questa versione parliamo più del lato economico e un po' di accessori, così tanto per dare un'infarinatura, per darvi un maggiore servizio. Abbiamo 7 colori disponibili, di cui uno pastello, 5 metallizzati e uno per lato. Il colore pastello è il bianco, che costa 500 euro. L'arancione è metallizzato ed è il colore gratuito, 0 euro quindi. Poi abbiamo il blu ghiaccio, il grigio platino, l'acciaio e il nero, che sono tutti metallizzati, a 700 euro. E invece il colore perlato è il rosso, da 800 euro. Gli interni, solo sulla Shine, abbiamo la possibilità di avere gli interni in pelle con sedili anteriori riscaldati e massaggianti per 1250 euro. Gli accessori non sono tantissimi, poi dipenderà tanto dall'allestimento che voi sceglierete, perché ogni allestimento potrà accedere a un tot di accessori e le versioni meno premiali avranno un accesso più limitato a quelli sono gli accessori. Voglio farvi solamente invece di due accessori che a me mi stanno particolarmente a cuore: il tetto a vetri apribile a 850 euro e il trifase da 300 euro. Che io vi consiglierei sempre di mettere, anche perché per 300 euro non mi sembra neanche una spesa eccessiva e vi danno la possibilità di avere una ricarica più veloce, quindi io la consiglio sempre. Poi abbiamo da entrare in quello che è un po' la nota dolente, i prezzi.
Per quanto riguarda i prezzi abbiamo 35.150 euro per il fill, 36.150 euro per il fill pack e 37.650 euro per lo shine. Da annoverare quelle sono poi le scontistiche, non ho ben presente quale possano essere in Citroën e quindi su questo vi posso essere di aiuto, però vi ricordo sempre che ci sono gli incentivi statali da 8.000 euro e 5.000 euro, oltre all'aggiunta dello sconto obbligatorio. Sono sicuro che quello lo otterrete senza problemi, quindi i famosi 10.000 euro e 6.000 euro sono sicuri se acquistate in questo anno. Poi ci saranno eventuali scontisti, io mi immagino che funzionerà un po' come Opel, quindi quantomeno 4.000 euro di sconto sia possibile averlo, e magari qualcuno di voi l'ha già acquistata, potrebbe scriverla qui sotto nei commenti o sulla pagina Marche Elettrico per aiutare maggiormente quelli che sono gli utenti che hanno bisogno di maggiori informazioni per questo mezzo, che a me mi pare molto interessante, anche perché è un po' il più spazioso di quello che è il gruppo PSA. Ora andiamo a vedere quelle sono le offerte speciali, perché abbiamo, come dicevamo, l'offerta per quanto riguarda il noleggio, abbiamo l'offerta anche per quanto riguarda l'acquisto con valore futuro garantito al termine di 36 mesi e quindi con la possibilità di riscattare il mezzo, di riportarlo in concessionaria. E voglio darvi questa piccola postilla che qualcuno me l'ha domandato nel video sulla Mokka: e come mai uno dovrebbe acquistare con valore futuro garantito? Diciamo, la possibilità è quella di poter eventualmente al termine di questi 36 mesi anche cambiare idea e cambiare quello che è il proprio mezzo. Faccio un esempio: tutti coloro che credono che il futuro elettrico abbia una evoluzione grandissima, magari potrebbero pensare che acquistare un veicolo possa voler dire prendere un mezzo che oggi costa 35.000 euro, 30.000 euro e magari tra 3 anni non vale più niente. Ora faccio per esagerare, perché magari un mezzo da 350 km, diciamo tra un anno, 2 anni, magari con l'aumento di quelle che sono le capacità della batteria, magari le batterie allo stato solido, che non credo siano una cosa dall'oggi al domani, possa, diciamo, avere un forte ridimensionamento. Quindi acquistare un mezzo elettrico ora in questo momento da poter riconsegnare per poter cambiare, diciamo, modalità di guida tra 2-3 anni, potrebbe essere, tra 3 anni potrebbe essere interessante per loro. Diciamo, in linea generale, quelli che acquistano questa modalità la pensano, credo, in questa maniera, e quelli invece prendono il noleggio lo prendono perché vogliono fare una rata unica e non pensare più a niente, perché sono comprensivi anche quelle che sono le assicurazioni, sono comprensivi di quanto sono la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il soccorso stradale 24 ore. Almeno vi ho già dato il sunto del noleggio. Andiamo a vedere un pochino quella è l'offerta speciale. Abbiamo 199,12 euro, mi metto anche il 12, per 35 mesi più 3.600 euro di anticipo. È possibile acquistarla con la sola rottamazione. Poi magari, diciamo, aumenterà l'anticipo per quanto riguarda l'acquisto se non vi è la rottamazione, questo non lo so. Diciamo, sul sito parla in questa maniera. E abbiamo un valore futuro garantito di 16.889 euro al termine di questi sono i 36 mesi. Totale dovuto in caso di riscatto, e quindi ho aggiunto tutto, anche l'avvio pratica e quant'altro, 27.512,95 euro, e questa è la vettura, la Fill Pack, che era il modello da 36.150 euro. Ma occhio ragazzi, perché i chilometri non sono tantissimi, sono solo 30.000, quindi se fate qualcosina di più, casomai sentite in concessionaria quanto è l'aggiunta a chilometro, perché avrete un malus da pagare extra oltre questi 199 euro il mese. E poi c'è anche la possibilità del noleggio a 259 euro al mese per 35 mesi più 3.385 euro di anticipo, anch'esso con la rottamazione di un mezzo. E anche qui abbiamo 30.000 km, quindi vale lo stesso discorso. Quindi ragazzi, questo, diciamo, un po' l'infarinatura sulla C4 elettrica nella, diciamo, parte più economica, quella può aiutarvi all'acquisto. Quindi fate, io un po' questi video li chiamo la guida all'acquisto, e fa parte della integrazione del video che abbiamo già fatto. Magari metterò qui il linketino o un fondo, comunque sia, ci sono sempre quelle finestrelle quadrate che metto in modo tale da poter, diciamo, aumentare quella della vostra conoscenza del mezzo specifico, e ogni settimana cerchiamo di rimanere un po' sul pezzo e fare un video, diciamo, su un mezzo, un'integrazione dello stesso, informazioni su quello che è il mondo elettrico in generale. E quindi vi aspetto anche sulla pagina Marche Elettrico su Facebook, tanto poi metto tutto qua sotto nella descrizione per
continuare questo nostro, diciamo, rapporto reciproco di informazioni nel mondo elettrico e naturalmente voglio sapere anche le vostre, in modo tale da poter scambiare quelle che sono le informazioni del caso. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vediamo qua la prossima settimana. Ciao! E sempre Forza Elettrico, ora spero che il microfonino abbia funzionato. Ciao ragazzi!